Quello che state per vedere è un estratto della live avvenuto non molto tempo fa sul Discord. In pratica ho deciso di creare una strategia insieme a voi su indici, quindi andando a vedere passo dopo passo tutte le varie dinamiche per poi andare a fare backtest e infine forward test. Se volete partecipare a queste live potete entrare nel Discord, trovate il link qua sotto in descrizione, è totalmente gratuito, vi basterà entrare nel Discord e appunto essere attivi e partecipare a queste live. Io ragazzi non vi rubo altro tempo, iscrivetevi al canale, lasciate un like e ci vediamo alla prossima puntata. Anzi, ci vediamo sul Discord, vedi di entrare. Allora ragazzi, l'ultima volta eravamo rimasti che avevamo visto le chiusure strutturali, le zone di rotazione e i trigger. Trigger vi ricordo, vabbè ve lo ridirò anche dopo, che abbiamo già fatto un video su YouTube, però ne parliamo comunque, anche per scegliere quello che sarà il nostro trigger principale. Iniziamo subito dalle chiusure strutturali, come vi ho detto la scorsa volta, avrei ricercato un esempio nella bookmap e l'esempio, anche se non dei migliori, l'ho trovato. Allora, chiusure strutturali. Chiusure strutturali si intende, molti di voi già le conoscono sicuramente, ma comunque ve le spiego. Abbiamo una rottura, bene, la nostra chiusura strutturale è questa qui. Andiamo a prendere l'ultimo massimo prima della rottura. Per chiusura strutturale si intende quando il mercato, quando il prezzo va a ritestare quella zona. Questa è una chiusura strutturale. Ok? Vale in tutti i time frame ovviamente. Ma praticamente cos'è che succede all'interno di queste chiusure strutturali? Quello lo possiamo vedere soltanto dalla heatmap. Ecco cosa succede. Abbiamo tanta liquidità, il mercato va a prendere questa liquidità, qua c'era una struttura, va a prendere questa liquidità, l'accetta, torna a ritestare, ora non so se posso disegnare direttamente qua, ma comunque si vede abbastanza bene che va a ritestare preciso quella zona per poi continuare. Questo è l'esempio di chiusura strutturale. Questo è un livello liquido che è stato preso, è stato accettato e dopo viene ritestato. Ed è quello che succede solitamente nelle chiusure strutturali. Ora, non vuol dire che in tutte le chiusure strutturali ci deve per forza essere questo effetto, però solitamente quello che mi aspetto io nelle chiusure strutturali è questo, che si vada di continuation. Stessa cosa comunque, come dicevo prima, le zone di rotazione sono zone importanti dove il prezzo tende ad avere una reazione. Vi ho segnato alcuni esempi, solitamente le zone di reazione le vado a segnare in un time frame alto, in questo caso sono in daily ma va bene anche H4 e stessa cosa va bene anche in weekly, non le vado a segnare solitamente in M15, anche perché zone di reazione devono avermi dato già più volte una reazione. In questo caso se vediamo questa è una zona che ha avuto reazioni più e più volte, quindi mi aspetto una reazione quando ritornerà qui. Se accetta questo livello, mi aspetterò una reazione quando tornerà qui. Quindi classici supporto resistenza, semplicemente che richiamo zone di reazione, di rotazione. Ok, qui altri esempi, stessa identica cosa, qui pure stessa identica cosa e così via. Vi è chiaro, no? È abbastanza semplice il concetto. È la stessa cosa di supporto e resistenza, soltanto che non vado a conteggiarle tutte, non vado a tenere in considerazione tutte, ma soltanto le più importanti. Come zona di rotazione, negli indici possiamo tenere conto magari anche dei numeri tondi. Poi se non sbaglio ci sta pure l'indicatore per i numeri tondi, che dovrebbe essere il quarter theory. Comunque come numeri tondi negli indici, soprattutto se voglio poi cercarmi un intraday to swing, mi vado a segnare i numeri tondi importanti, quindi il 19.000, il 18.000, il 17.000. Può essere anche il 19.500, no, il 19.600 e così via. Non vado a segnarmi proprio ogni tick come numero tondo. Comunque è una cosa che faccio manualmente, solitamente non uso l'indicatore. Però, insomma, per chi lo vuole, cioè, mi sa che lo potete anche settare. C'è un casino, ma comunque quella è una zona di rotazione dove mi sono preso il sell di ieri su GU. Ok, bravo, sì, 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 esatto. Esatto, va bene. Sell ieri di GU. Oggi è un casino, veramente. Non sono riuscito a capire per niente il mercato. Mi sono preso lo short qua per andare a BE, poi ho mollato l'osso. Comunque, tornando a noi, chiusure strutturali e zone di rotazione sono concetti basilari, sono concetti, ma direi molto semplici da comprendere, ma sono concetti che utilizzo tutti i giorni quando guardo il grafico. Quindi, se non vi è chiaro, ditemi pure, così che poi ce ne andiamo a vedere i trigger. Penso che anche per le chiusure strutturali ci sia qualche indicatore, ma preferisco fare tutto a occhio, anche perché non voglio semplificarmi troppo la vita. È giusto comunque tribolare un pochino, ecco. Andiamo a vedere i trigger, mi sono già preparato qualche esempio. Abbiamo il classico engulfing, sopra tutta la candela, insomma sopra anche la wick della candela. Abbiamo la seconda tipologia che è l'engulfing soltanto sul corpo candela, quindi non va a fare l'engulfing completo. Terza tipologia, questi sono i trigger che utilizzo io. Seconda tipologia appunto è l'engulfing a due candele. L'engulfing a tre candele non lo uso, però volendo si può anche utilizzare. Io non mi piace un granché. Come l'engulfing a M5 non lo utilizzo mai, preferisco fare tutto in M1. Farò anche così sul DAX, insomma, visto che abbiamo scelto scalping intraday,
userò queste tre tipologie di trigger. Quello che possiamo associare insieme a queste tre tipologie di trigger sono due cose. I volumi, vediamo se qui ce l'abbiamo, perfetto, solo troppo grandi, sono a cercare degli esempi a grafico e si fa prima, tanto potete fare gli screen dalla registrata poi. Ok, qui abbiamo l'esempio 1 completo. Possiamo usarci i volumi, quindi aspettare anche l'engulfing volumetrico o aggiungere anche l'average, magari me lo coloro in giallo o in bianco, giallo è meglio, vai. E aspetto che comunque sorpassi la candela vada al di sopra dell'average. Questo perché vado a vedere che c'è uno sforzo sopra la media. Ok, l'average rappresenta la media delle ultime 20 candele, se non sbaglio. Ecco, quando mi va al di sopra di queste candele, quando mi va al di sopra, scusate, di questo average, vado a capire che c'è più sforzo della norma, insomma. Ed è una cosa che prima utilizzavo molto, ora invece non la utilizzo più, però possiamo prenderla in considerazione. Altra cosa, questa già sapete da chi deriva, è usare il PvP. Sapete già da chi deriva perché è diventato commerciale in quel momento, ma c'è Paolo Serafini che già insegnava questa cosa. Quindi andare a vedere se durante l'engulfing c'è anche uno shift del POC. Eccolo qua. Qui ci abbiamo engulfing completo, diciamo di secondo tipo, non ti va a fare un engulfing completo, però abbiamo anche uno shift del POC. Il POC cosa rappresenta? Dove la maggior parte dei volumi sono stati scambiati. Ora, ovviamente qui abbiamo contratti, non abbiamo contratti, ma abbiamo volumi tick, quindi non avremo una precisione assoluta del 100%. Però possiamo vedere che da scambiare qua sotto siamo passati a scambiare qua sopra. Quindi il nostro interesse è passato da qui a qui. Già sarebbe stato differente se il POC, invece che chiudere qui, avesse chiuso comunque sul minimo della candela. Non ci sarebbe stato un notevole miglioramento, no? Quindi questa è un'ulteriore confluenza che possiamo aggiungere. Anche questo non lo utilizzo, lo utilizzavo una volta, non lo utilizzo più perché non ci ho trovato chissà quale edge, però se lavorate su Futures ha più senso guardarlo, ecco, ve lo mettete lì su Volsys e lo utilizzate. Ok, me lo vado a rimuovere, poi per il settaggio, vabbè, vi faccio vedere il settaggio giusto al volo, vi lasciate giusto il POC, se volete soltanto il POC, se no vi lasciate anche tutti i volumi, così avete il POC delle candele. Questo dovrebbe essere all'incirca il PDF che trovate su YouTube per i trigger, quindi ce ne andiamo a rivedere anche da qui. Sono sempre gli stessi che vi ho spiegato ora, quindi engulfing volumetrico, engulfing normale, engulfing con shift del POC più engulfing volumetrico. Potete unire anche tutte le confluenze insieme, quindi fare proprio il trigger completo, gli date un bel nome, bello cazzuto, però ovviamente più andate ad aggiungere delle confluenze in un trigger e minori saranno le vostre entrate. Quindi io inizialmente, poi vedremo anche in fase di backtest, utilizzerò il mio classico trigger normale, engulfing. Se accompagnato dai volumi sono più propenso a prendere quel trade, ma ad esempio un trigger in questo modo a me va strabene. Qua c'ho anche volumi dalla mia parte, però due candele, la prima non è la più bella che ci sia, però in questo modo mi va più che bene come trigger. È una cosa che mi riporto da euro-dollaro questa, quindi magari mi vado anche a prendere un palo in faccia, ma il backtest servirà proprio per questo. Sì, sì, Paolo, le uso principalmente per il Forex, principalmente. Ora andiamo a vedere magari anche il trigger che ci ha dato oggi, che mi ha dato oggi EU, dovrebbe essere stata questa, l'entrata all'incirca. Quindi ho aspettato quello che sul DAX chiamavo il pre-trigger, e su EUL fa proprio parte del trigger, questa è la differenza. La differenza è che su EU non sempre aspetto la rottura, sul DAX aspettavo sempre la rottura in M1. Quindi quello che sul DAX chiamerò pre-trigger è la rottura di struttura in M1, riallineamento magari su inefficienza e trigger. In questo caso avevamo un trigger abbastanza completo, lo guardiamo anche se c'era. Ok, volumi sopra l'average, a questo punto ci guardiamo anche il PVP, giusto per vedere se c'era tutto, ma non che mi interessi, ecco. Perfetto, questo era un trigger completo. Ho eseguito poco più sotto. Allora, io avevo il break-even, ho messo il break-even che era 1 a 1,8 perché non mi piaceva quello che stava facendo su Volsys, che all'incirca così sono stato eseguito. Allora, altra cosa importante per le operazioni, questo vale sia per il Forex che su indici, ora vabbè, vi sto dicendo anche troppo per il Forex, ma comunque li opero abbastanza simili DAX ed euro-dollaro, è di mettere sempre lo stop loss sopra l'inefficienza. Ora, in questo caso l'inefficienza era già stata presa e mettere lo stop così
mi sembra un po' troppo aggressivo, comunque si parla di 2 pips, quindi vado a mettere lo stop sopra il massimo e che magari non vada oltre i 5 pips perché sennò inizia a diventare un po' tosta come operazione. Poi ovviamente dipende anche dalla potenzialità direzionale. Volendo si può parlare anche di potenzialità direzionale oggi, eh? Il tempo c'è, visto che spiego come una mitraglietta. A livello di potenzialità direzionale, cos'è che intendo io? Non ho dei minimi e dei massimi pips di target o di stop. Ovvio che se io entro qui, voglio mettere uno stop qua sopra, quindi di 25 pips, devo avere della potenzialità direzionale che mi permetta di mettere il trade safe il prima possibile. Ad esempio qui non sto neanche 1 a 1, però qui è la prima zona dove il prezzo mi possa rotare, per 2 motivi. Abbiamo questa zona di rotazione all'incirca qua sotto e l'inefficienza. Bene, massimo qui voglio essere break even. O accetto il fatto che nell'1-1 sono break even e non lo faccio mai, o cerco di prendere il trade in maniera più aggressiva, quindi magari lo prendo così, sono 1-2, perfetto, e se mi va stop qui, accetto che qua sopra mi vado a prendere un'altra entry, se dovesse dare trigger ovviamente. E comunque facendo così, solitamente, diciamo l'80% delle volte, mi aumenta il rischio rendimento. Ragazzi, qualcuno di voi c'ha il microfono acceso. Quindi a livello di potenzialità direzionale io guardo sempre 2 cose. Uno, il mio break even in una zona safe oppure no. Voglio che qui sia break even. Bene, mi vado a regolare bene. Ho 3 stop giornalieri o meno 0,75% del conto barra 1,5% del conto, dipende da quale conto trado. Quindi vado io a giostrarmi i vari stop come giocarmeli. Solitamente mi do il limite di 3 stop al giorno, dico uno stop qui e il terzo stop me lo gioco magari in zona più conservativa su questa chiusura strutturale. Ecco, preciso ci ha già reagito. Quest'altra chiusura strutturale. Quindi stop qui, terzo stop me lo gioco qui. Ovviamente avrò il rischio rendimento che si alzerà notevolmente, perché dove prima qua dovevo mettere break even, ora c'ho il secondo, terzo parziale, magari entro peggio. Comunque fatto sta che qui un parziale bene o male ce lo ricavo. Quindi a livello di potenzialità direzionale vado sempre a vedere queste cose. Uno, dove mettere il break even, due, dove mettere i parziali o il target. Infatti, cosa che faccio sempre nel Discord quando mando un'entrata, faccio vedere anche come la vado a gestire. Quindi, ad esempio, qui oggi avevo detto che se avesse fatto una wick e riassorbito avrei messo subito break even e sarei stato 1 a 7, 1 a 1,7. Ho messo break even poco dopo perché da Volsys qua c'erano dei trapped e non mi piaceva per niente la reazione che aveva avuto. Quindi gestione operativa ci vuole, ma non deve essere secondo me meccanica, dato che non è il discrezionale non può essere meccanico, perché se no andate a fare sistematico, ditemi che vi pare, non può essere meccanico il discrezionale. Anche la gestione operativa non può essere troppo meccanica, ci vuole comunque l'occhio. Ovvio, per meccanico io intendo magari utilizzare il risk perché magari uno evita di fare le cazzate di allargare lo stop loss, evita di prendersi troppi stop in un giorno, quindi si va a mettere un rischio massimo giornaliero, un drawdown massimo giornaliero. Quella è l'unica cosa meccanica che c'è. Ma per il resto vado sempre a utilizzare appunto la parte discrezionale che ho sviluppato. Cosa intendo con low volume node e high volume node e il POC per prendermi i break even o i target? Allora, una cosa che sicuramente io non farò mai è di prendermi un trade sul POC. Il POC sicuramente è una zona interessante, ma non posso pensare di prendermi un long o uno short sul POC. Io personalmente non ho edge qua, perché il prezzo qui si trova bene a scambiare, quindi potrebbe tranquillamente arrivare qui e iniziare a fare questo. È un punto bilanciato questo. Potrebbe tranquillamente arrivare sul POC e invertire o arrivare sul POC e continuare a ribasso. Quindi io solitamente non vado mai a prendermi dei trade sul POC. Quello che posso fare è scaricarci sicuramente un parziale. Poi qui ci è arrivato ieri in una cannonata. Fatto sta che qui poi ha reagito e qui io avevo all'incirca in questa zona qua avevo già il parziale, dove già avevo scaricato diversi parziali. Ora andiamo a cercare magari anche altri esempi. Però cosa sicura è che sul low volume node vorrei avere un parziale o sul high volume node e sul POC vorrei essere già parzializzato e a break even perché potrebbe tranquillamente rifare questo sul POC. Arrivare qui, riprendere a fare un po' di scambi e invertire. Non è una cosa strana. Ragazzi, spiego troppo veloce. Sono solo le 6 e mezzo. Ho rispolverato la strategia sul DAX che usavo una volta. In pochi hanno visto questo PDF, penso. Comunque, all'incirca le stesse cose ci siamo detti l'altra volta, soltanto che prima l'orario operativo era 9 e un quarto 18, ma abbiamo scelto di metterlo come sopra dollaro 9 e un quarto 16. Bias long term, daily H4, H1 quando H4 non è chiaro, e poi M15, M5 quando M15 non è chiaro ed M1. Zone, demand, supply che sono diventati POI, vuoti volumetrici in zone premium, discount, 70% Fibonacci. Ecco, un'altra cosa che non vi ho detto, Fibonacci. Allora, Fibonacci è una cosa
utile, strasensata, ma io spero che se fate trading da un po' non ne abbiate più bisogno, nel senso riuscite a capire quando è che siete discount e quando siete premium. Ovvio che entrare qui, se questo è il nostro dealing range, entrare qui non è che ci conviene più di tanto. Se invece il nostro dealing range è qui, ovvio che vale la pena. Ok, quindi è una cosa che come vedete non l'ho neanche impostato perché lo trovo non inutile, perché all'inizio ci sta a farsi l'occhio, ma dopo un po', cioè, inizia a essere un po' una minchiata. Stessa cosa che possiamo aggiungere, dato che su indice ha grande valore, è il VWAP. Non lo utilizzo su euro-dollaro, però su indici, sul Nasdaq lo utilizzavo tantissimo. Ce lo andiamo a settare per bene, quindi mettendo tutte le bande. Vabbè, poi me lo vado a personalizzare, tanto quando andremo a fare backtest non lo facciamo su TradingView. Vado a utilizzarlo per capire se effettivamente la zona dove sto entrando, diciamo, se il mercato, il prezzo si è steso abbastanza e se posso entrare. Ora, non è che al tocco della terza banda entro, non è una strategia meccanica, come dicevo prima, però è una confluenza in più, come lo può essere un indicatore per altri, che non so se è il TDI, sia l'RSI, noi utilizzeremo il VWAP. Ovviamente non ha le stesse logiche degli indicatori che ho nominato prima, anzi, qua siamo leggermente più professionali, però il fattore è sempre quello. So che quando arrivo in questa zona qui sono abbastanza iperesteso e se ho altre confluenze, perché questa non è una confluenza unica, se ho altre confluenze, bene, è una spunta in più da mettere nella checklist. Quindi abbiamo un punto in più. Ovviamente qui sarà ottimale vendere e qui sarà ottimale comprare. Già dalla seconda banda per me siamo in una buona zona. Poi la terza banda, diciamo, siamo ancora più estesi. Poi andiamo a riprendere il PDF. Il P abbiamo spiegato, imbalance, inefficienze, chiusure strutturali, liquidità, statica dinamica, perfetto. Gestione operatività, non trade nei 5 minuti prima dopo le 11, 14:30, 15:30, no trade durante le news. Questa è una cosa che mantengo costante con qualsiasi asset. Nei 5 minuti prima e dopo le 11 era una cosa sempre puramente del DAX. Ecco, diciamo che anche su Eurodollaro se devo entrare alle 11 mi inizia a puzzare un pochino. Però lì c'è il discorso di timing che non vi sto a dire. Ok, l'analisi Monte Carlo la faremo insieme durante il backtest. Questo si può togliere. E basta. Qua ci sono... Ah, ok. Ok. Una cosa che usavo una volta per spiegare e basta, passatemi il termine ragazzi, questa è una schematica, ma passatemi il termine perché, ripeto, non sono Wyckoff, non voglio avere la mia libreria di schematiche, non voglio arrivare anche a schematica 12, ho semplicemente codificato tre schematiche del DAX che solitamente fa abbastanza spesso. Ma non pensate di stampare queste cose qua, mettervele accanto allo schermo e di aspettare questi setup perché non se ne parla. Parametri settaggi VWAP te le faccio vedere subito. Ma in realtà il VWAP, se non sbaglio, è già settato, vai soltanto a mettergli le bande e poi la vai a colorare. Ripeto, io non lo uso sul Forex, quindi non ce l'ho qua su TradingView, ce l'ho soltanto su Volsys. Se vuoi il settaggio di Volsys te lo posso dare, ma anche lì penso sia abbastanza normale. Dove trovo questo PDF? Questo PDF non ce l'ha nessuno, ve lo devo dare ancora. È un PDF delicato, cioè un po'... No, ma ve lo do, c'è problema. Ecco già, il background si può togliere. Comunque l'unica cosa che puoi fare è attivare la terza banda, quindi attivare banda 2 e banda 3, e poi andare a impostare i colori, cosa che io non farò perché non ho voglia. Ora qui vedo che c'è anche qualcos'altro. Ok, questo non ci interessa. Ovviamente si deve stare nelle deviazioni standard, poi semmai lo andremo a vedere, ma in fase di backtest perché ora non ci interessa. Tornando a noi, schematica. Ripeto, l'avevo fatto per semplificare la spiegazione. Questa è la nostra asiatica. Cos'è che io vado ad aspettare solitamente? Ora, all'epoca non andavo a considerare smart money trap, questa per me era una semplice supply, per questo era colorata in rosso. Ora le zone colorate in rosso, come sapete, sono smart money trap, quindi non ci fate troppo caso, anzi, dovrei ridisegnarlo. Datemi 2 secondi che vedo se riesco a cambiare il colore. Siamo su un POI. Ha sbilanciato l'asiatica. Quello che mi aspetto sempre io è lo sbilanciamento dell'asiatica, la rottura in M1 e il trigger. La prima schematica è questa, sia long che short, ma poi dopo ci sono anche altri esempi, se non erro. La seconda schematica che mi vado ad aspettare da parte del prezzo è un'accettazione al di sotto dell'asiatica con una bella impulsività, un momentum rialzista abbastanza lento, rottura struttura in questo caso in M1 e trigger. Per momentum, io ve lo dico perché magari non ve l'ho già spiegato, non mi sembra l'ultima volta che l'avevo nominato, si intende semplicemente il momentum con cui il prezzo sta scendendo, lo vado a paragonare al momentum con cui il prezzo sale. In questo caso vediamo che siamo assolutamente più aggressivi per scendere, quindi abbiamo aggressione ribassista e scambiamo molto più lentamente nel salire.
Ecco, per fare questo, se non sbaglio, ci dovrebbe essere anche uno strumento qua su TradingView, mai utilizzato, però, vabbè, guardiamo, lo devo mettere sulle candele però, ok, dove ti va a dire con quanta velocità a livello di gradi ti sta salendo il prezzo. Ad esempio, qui abbiamo 54 gradi, ok, aspetta, facciamo così. Questa è la salita, andiamo a prendere la discesa, si vede che il momentum qui era molto più aggressivo, ok? Abbiamo meno 85 gradi. Comunque penso che non ci voglia un genio. Al massimo si nasconde il prezzo, si disegna due linee, o se no si mette il grafico a linee, insomma, si vede aggressivo, abbastanza più lento rispetto a questa discesa qui. Quindi quando intendo il momentum, intendo questo, un prezzo che ritraccia piano piano. Torniamo a noi, schematica 3, lateralizzazione. Cosa intendo? Non abbiamo una bias chiara, entriamo e non capiamo se siamo long o short, capita spesso. Quello che vado a vedere quindi è dov'è che risiede la liquidità. Se ho liquidità sopra e liquidità sotto, aspetto che mi sbilancia la prima liquidità, quindi sto fermo, non prendo trade. Allo sbilanciamento della prima liquidità vado a cercare un evidence, quindi sempre rotture e trigger per andare a prendere la liquidità opposta. Vanno usate tutte le confluenze, quindi ci vuole testa. Dobbiamo sviluppare il nostro occhio, la nostra confidence con il DAX o qualsiasi asset voi vogliate trattare con questa strategia. Andiamo a vedere la schematica long. Qui abbiamo visto tutti e tre, sì, quindi Mid Asian. Ora, se non sbaglio, c'avevo proprio degli esempi veri e propri, magari mi ricordo male. Comunque, schematica 1 long, schematica 2 long, questo è nel Mid Asian, schematica 3 long lateralizzazione, ok. Livelli importanti qua sono spiegati, quindi PE, liquidità, inefficienza, chiusure strutturali. Io avevo segnato tutta la zona perché anche questa è una cosa che non vi ho detto. Ovviamente la nostra chiusura strutturale, come l'IPE, la nostra chiusura strutturale è questa, ma non ti ammazza nessuno se ti vai a prendere un po' più di un range un pochino più ampio, ok? Anche qui non c'è un range in pips, però ti vai a prendere la tua zona e sai che oltre quella zona tu non vuoi vedere niente. Ad esempio, inizia a fare questo, questa è la tua zona, arriva qui e ti fa questo, ti piace, ma se inizia a fare questo, insomma. Tips, consigli, fare attenzione se abbiamo liquidità contraria al nostro trade, sempre utilizzare logiche VSA sforzo risultato, per questo vedremo se inserire anche le Wave, chiarirsi fino a quanto posso spingere il mio trade, quello che vi spiegavo prima, la vostra potenzialità direzionale, guardare la periferica come potenzialità direzionale per poi aspettare il riallineamento, rientrare dopo una mutazione o manipolazione, quindi la storia dei tre stop loss. Andiamoci a giocare bene in due zone, zona conservativa e zona aggressiva, questo perché ho studiato con Verdenelli, lo sa bene, io è una cosa che ho imparato da lui, vado sempre a segnare quando possibile, quando ci sono nel mercato due zone, una può essere questa conservativa e una può essere questa aggressiva. So che qui mi voglio giocare uno stop e qua me ne vado a giocare due. Ricorda, prima di portare live la strategia è consigliato fare almeno 70-100 trade and backtest in un arco temporale minimo di 3 mesi, quindi se fate 120 trade in un mese non basta, fatevi almeno un trimestre, ma io sono pro a chi fa anni di backtest prima, nel senso si backtesta tutto il 2022, il 2023, il 2024, comunque il tempo ragazzi c'è, non ci corre dietro nessuno, anche perché questo è un settore che va preso con calma, se siete qui per fare soldi conviene andare a fare dropshipping, penso. Quindi dopo aver ottenuto una statistica in fase backtest è consigliato testare la strategia con un conto demo per un periodo minimo di 3 mesi, quindi andate a fare forward test per un minimo di 3 mesi. Questa è una cosa soggettiva, io non sono un consulente finanziario, a me il conto demo non mi ha mai aiutato. Però, ovviamente, diciamo, è la prassi dire che dovete fare con un conto demo. Personalmente, il conto demo con soldi finti a me non mi ha mai tirato in gioco le vere sensazioni che poi vengono fuori con le prop, quindi io personalmente feci con una prop piccola questa validazione live. Se voi vi mettete davanti a MetaTrader 4 con un conto demo, MetaTrader 5, insomma, con un conto demo e sentite anche il fattore emotivo, allora meglio. Io sinceramente se mi metto davanti a un conto demo lo posso anche bruciare, non mi importa niente. Se lo faccio con un capitale mio proprio, sì. Stessa cosa agli inizi, quindi cercate comunque di stressare anche la vostra psicologia, perché vi assicuro che per la maggior parte delle persone nei conti demo non la stressano per niente, anzi, tutto l'opposto. Scusate un secondo, bevo. Perfetto, 40 minuti vi ho spiegato 3000 cose. C'è qualcosa che non vi è chiaro, ragazzi? Ora questo PDF lo scarico e ve lo mando sulla chat. L'unica cosa che vi chiedo anche qui è magari se lo dovete girare a qualcuno, a sto punto apprezzate il lavoro che uno fa, gli mandate il link del disco e gli dici se lo vuoi te lo scarichi. Però fateci che vi pare, basta che non lo modificate a nome mio. Se lo modificate metteteci il vostro nome e non lo potete vendere in nessun caso.
Ti viene voglia di anticipare gli ingressi a mercato? Capita spesso su euro-dollaro che vado ad anticipare, appunto come vi dicevo prima, sul DAX noi andremo sempre a cercare questo in M1, rottura struttura e trigger. Su euro-dollaro non sempre. Se ho le varie confluenze della mia strategia a mio favore, ho l'orario, ho tutto, aspetto solo che mi arrivi in zona e mi vado a prendere l'entrata, diciamo, soltanto con l'engulfing. Deve essere in zona, devo avere le varie confluenze, eccetera, eccetera. Anticipare il mercato nel senso che io so che qua c'è la mia zona, mettiamo caso. Ok, facciamo finta che qui c'è la nostra zona. E voglio entrare short, ma non ho voglia di aspettare il trigger, perché se poi so che poi mi dà trigger, entro troppo basso, non rientro, eccetera, eccetera. Sono cose che succedono. Però io aspetto sempre. Ecco, qui sarebbe stato palloso aspettare rottura e trigger perché ce l'avrebbe dato qui, il trigger ci avrebbe dato in basso, quindi sicuramente c'è chi si posiziona in maniera aggressiva, c'è chi non aspetta neanche la candela, sono tutte cose che inizialmente succedono, sono successe anche a me assolutamente, solo che ora ho tranquillità, non ho bisogno per forza di prendere quel trade, anzi, dato che comunque i trade che prendo le mando comunque nel Discord, di fronte ad altri, lo faccio sempre di fronte ad altre persone, mi chiedo sempre due volte se quel trade è effettivamente un trade che voglio prendere per due motivi. Uno, la mia reputazione. Due, il mio portafoglio. Sono due cose a cui tengo molto, sia la reputazione da trader che mi sto costruendo, sia il mio portafoglio perché comunque ci ho messo diverso tempo per costruirlo. Quindi io personalmente ho il motivo per il quale non fare cazzate. Quindi voi trovate il vostro motivo e non so, date il vostro conto in mano a un amico, mettetevi su MyForexBook col conto pubblico e giratelo nei vari gruppi così che avete, diciamo, forse inizialmente potrebbe sembrare stress, ma non è stress, è semplicemente sapere di operare bene. E giustamente molti di voi dicono, ma io sono profittevole, però faccio cazzate. Va bene, mostra davanti a tutti che la tua strategia è profittevole e sei sicuro che se sei davanti a tutti le cazzate solitamente uno non tende a farle, anche perché c'è da vederlo il trader in live che si fa prendere dalla FOMO, cioè nel senso ci rimette tutta la reputazione che si è costruito, non ha senso, capito? Se no, un'altra anticipazione che io vado a fare solitamente è quando mando le analisi. Quando mando le analisi, ad esempio, il prezzo è qui e questo l'ha visto Gaetano domenica, perché abbiamo fatto analisi domenica per lunedì. Ora qui ragazzi non so che giorno sono, 17, che giorno è 17? Martedì. Avevamo segnato una zona, avevo disegnato la linea, ancora c'era da fare l'asiatica, mi sembra, e avevo detto che mi sarei aspettato questo. Mattina dopo il mercato ha fatto questo e mi sono preso la mia entry. Quindi vado ad anticipare il mercato, ma non che entro prima, vado semplicemente a, dato che ho una certa confidence con l'asset, vado semplicemente a disegnare quello che secondo me farà il prezzo. Ovvio, se ci avessi il 100% win rate farei concorrenza a JP Morgan, però diciamo che ho una certa soddisfazione quando ci chiappo la zona, ho una certa soddisfazione comunque anche quando sbaglio perché imparo sempre qualcosa. Quando sbaglio magari non avevo messo in non avevo tenuto in considerazione diverse zone. Quindi questa è l'unica cosa che mi viene da dire. Principio dello sputtanamento. Tutto là, sì, esatto, con Gaetano ero proprio in presenza, quindi non c'è non c'è modo di barare. Poi tutte le entry, chi è nel gruppo lo sa, insomma, l'ho sempre mandate. Il momento in cui entro, semmai possono passare 5 secondi il tempo di eseguire l'operazione e mandare lo screen. Cosa che ci dovrei mettere un delay perché sennò diventa una sala segnali, però insomma non ho bisogno di fare cazzate, tutto qua, non ho bisogno di andare di fretta. Invece una volta magari avevo un pochino più di fretta di prendere quel primo conto, di prendere il secondo conto, eccetera. Non ti porta da nessuna parte, anzi ti porta soltanto a sbagliare, ma anche la psicologia magari la vedremo più avanti. Vi ricordo che già in live c'è stato uno psicologo, Sabri, mitico Sabri, quindi già uno può guardare quella live lì, ma bene o male sono sempre le stesse cose, dette da voi, da persone diverse, ma sempre la stessa roba. Penso che ci dovete soltanto passare e abituarvi. Bene, ragazzi, 50 minuti, penso di avervi detto tutto. Avete altre domande? Altra cosa che secondo me vi può far migliorare tanto è iniziare a spiegare a qualche vostro amico o qualche persona che avete conosciuto nei vari server Discord, vi mettete lì e gli spiegate le vostre, diciamo, logiche. Io sicuramente non sono bravissimo come formatore, c'è chi sa e chi non sa formare. Io di sicuro non sono uno dei migliori, però ha migliorato tanto la mia operatività, diciamo aiuta tanto, anche perché vai a fare dei ragionamenti ad alta voce, cose che magari alcune volte non avresti considerato, però quando sei lì che lo fai in coaching o lo fai tramite sessioni di backtest e tutto, ti aiuta un bel po'. Infatti tutte le volte che ho fatto backtest l'ho sempre fatta in live,
o in questo Discord o in quell'altro. Spiegare la forma migliore di autoapprendimento, assolutamente, assolutamente. Poi ci vuole anche un buon dono per saper spiegare bene, e non siamo tutti uguali purtroppo, però insomma, anche se uno si spiega a parole sue, ad esempio come faccio io, un po' terra terra, l'importante è capirsi. Poi io sono contro a chi ti forma e ci mette 10 ore per spiegarti una cacata, perché te la va a rendere più difficile, quando uno ti deve usare parolone, fare giri di parole, usare linguaggi internazionali giusto per apparire figo, insomma. Tradi anche via StiCAD? No, AudiCAD. Questo è quello che mi aspettavo oggi da AudiCAD, cioè mi aspettavo questo e non c'è stato. Non c'è stato nel senso che era partito, ma non è arrivato. Ok ragazzi, prossimo episodio, prossimo appuntamento, di sicuro è prossimo anno, ed è molto probabile che sia verso metà gennaio, perché nel prossimo appuntamento vorrei passare alla pratica facendo un po' di backtest e come vi ho detto l'ultima volta, il backtest si farà nella piattaforma proprietaria di Total Trade. Quindi, in teoria già per la cena del 29 la utilizzeremo, ma effettivamente pubblica, cioè che la utilizzerò in live, saremo se a metà gennaio. In caso, se vado oltre con la piattaforma, faremo un'altra lezione su qualcos'altro che scegliete voi. O iniziamo a fare backtest su TradingView. Tanto comunque c'ho il premium, quindi penso di poter andare abbastanza indietro. Seppur non sia fantastica, però insomma, si può fare. Ok ragazzi, tutto a posto? Ah, aspetta, unica cosa non ho capito alcune volte come segni volume profile. Vado dal dealing range, quindi o me lo segno giornaliero, quindi questo è l'inizio della giornata, in realtà sarebbe mezzanotte per fare bene, l'asiatica mi parte alle 11 perché è quello di lit. O mi segno giornaliero o mi segno il dealing range, quindi la zona che mi interessa a me. Ad esempio il mio dealing range in questo caso per il long è questa, se ora mi dovessi prendere uno short e cercare le varie zone dove scaricare, prenderei dal minimo al massimo che ho disponibile, insomma. Quindi qui avrei il primo low volume node, qui avrei il POC, qua il secondo low volume node, ok? Qui stessa cosa era giornaliero e stessa cosa su Volsi se lo tengo giornaliero, quindi in daily. Ogni tanto me lo vado a segnare comunque. L'unica cosa è che su Volsys vado a vedere i livelli di delta, non vado a vedere solo low volume node e high volume node, ma queste sono cose che spiegherò più avanti su YouTube. Ma penso già sapete come funziona il delta.